Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Euspiflu Zentiva Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 1 dicembre 2021. Cos'è Euspiflu? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Euspiflu durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Euspiflu? Euspiflu ha un farmaco a base del principio attivo acido acetilsalicilico più acido ascorbico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, nello specifico acido salicilico e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Zentiva Italia SRL. Euspiflu può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zentiva Italia SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: acido acetilsalicilico più acido ascorbico. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa effervescente. Indicazioni: trattamento sintomatico di stati febbrili e dolorosi, forme influenzali, malattie da raffreddamento, mal di testa, mal di denti, dolori reumatici e muscolari, dolori mestruali, nevralgie. Posologia: adulti, anziani e ragazzi di età superiore a 16 anni. Le dosi consigliate sono le seguenti: come antipiretico e analgesico per dolori di lieve o moderata entità, 1 compressa ogni 4-6 ore, secondo necessità. Dolori reumatici e muscolari, nevralgie, 1-2 compresse, 2-3 volte al giorno. Si raccomanda di sciogliere le compresse in un bicchiere d'acqua. Non superare le dosi consigliate senza il parere del medico. In particolare i pazienti anziani dovrebbero attenersi ai dosaggi minimi sopraindicati. L'assunzione del prodotto deve avvenire a stomaco pieno, particolarmente quando sia necessario somministrarlo ad alte dosi o per periodi prolungati. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ipersensibilità ai salicilati o ad altri antinfiammatori non steroidei. Ulcera gastroduodenale in fase attiva ed altre gastropatie. Diatesi emorragiche, in particolare emofilia, ipoprotrombinemia e deficit di vitamina K. Insufficienza renale o epatica grave. Pazienti affetti da asma bronchiale, particolarmente se associata a poliposi nasale ed angioedema. Dose 100 mg/d durante il terzo trimestre di gravidanza, CFR 4-6. L'uso di questo medicinale è controindicato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore a 16 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: dopo 3 giorni di impiego alla dose massima o dopo 5-7 giorni di impiego senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Un eventuale impiego di alte dosi o per lungo tempo, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione di acido acetilsalicilico, particolarmente in caso di terapia protratta, può potenziare l'attività dei farmaci anticoagulanti, ad esempio derivati cumarinici, eparina, gli effetti indesiderati del metotrexate, il rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Euspiflu durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Euspiflu durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Basse dosi, fino a 100 mg/d. Gli studi clinici indicano che le dosi fino a 100 mg/d possono essere considerate sicure limitatamente ad un impiego in ambito ostetrico. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti sulla capacità di guida o di uso di macchinari. Effetti indesiderati: disturbi a livello gastrico, pirosi, epigastralgia, stipsi, nausea. In casi sporadici ed in pazienti predisposti possono verificarsi episodi emorragici e ulcere. Reazioni allergiche, quali eruzioni cutanee, edema laringeo, broncospasmo.
Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sospetto sovradosaggio, tenere il paziente sotto osservazione per 24 ore, in quanto i sintomi e livelli ematici elevati di salicilati possono comparire dopo parecchie ore. In caso di sovradosaggio acuto, provvedere allo svuotamento dello stomaco mediante emetici oppure aspirazione e lavanda gastrica. Per intossicazioni più lievi, far bere abbondanti quantità di liquidi. In caso di intossicazione grave, concentrazioni plasmatiche di salicilati superiori a 500 ng/ml nell'adulto ed a 300 ng/ml nel bambino, praticare diuresi alcalina forzata e continuata fino a raggiungere una concentrazione plasmatica di salicilati inferiore ai 350 ng/ml nell'adulto. A questo punto la somministrazione endovenosa può venire sospesa ed il paziente invitato ad assumere liquidi per via orale. Gli elettroliti plasmatici, in particolare il potassio e l'equilibrio acido/base, devono essere regolarmente controllati. La citemia deve essere corretta mediante infusione di sodio bicarbonato prima di iniziare la diuresi forzata. In presenza di insufficienza cardiaca o renale oppure di intossicazione molto grave possono rendersi necessarie emodialisi o dialisi endoperitoneale. Reazioni allergiche acute conseguenti ad assunzione di acido acetilsalicilico possono essere trattate, se necessario, con somministrazioni di adrenalina, corticosteroidi e di un antistaminico. Proprietà farmacodinamiche. Euspiflu 400 mg più 240 mg compresse effervescenti ha una specialità a base di acido acetilsalicilico e acido ascorbico, classificata tra gli analgesici ed antipiretici. Acido salicilico e derivati, ATC. Proprietà farmacocinetiche. È stato dimostrato nell'animale che l'acido acetilsalicilico, ASA, somministrato per OS, viene assorbito intatto da parte dell'intestino e che la sua idrolisi avviene principalmente nei tessuti e secondariamente nel plasma, dati preclinici di sicurezza. La DL50 dell'acido acetilsalicilico nel coniglio e nel cane risulta intorno ai 1500 mg/kg. Elenco degli eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, sodio carbonato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.